Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Andremo a vedere insieme come andrà il vostro mese attraverso l'arcano principale, le energie, poi vedremo l'amore, coppia single, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro segno più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso iniziamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi come questa energia prosegue nel vostro mese di luglio. Voi avevate l'imperatrice, una bellissima carta di evoluzione, di crescita e di sviluppo. Soprattutto alcune cose possono avervi aiutato a far progredire, a usare la praticità, l'intelligenza, a proteggere voi stessi le cose più importanti. Poi può parlare anche di una persona, qualcuno che può sostenervi e aiutarvi, diciamo in senso generico, ma io direi che il suo significato principale è proprio quello di avere la possibilità di realizzare nel piccolo un qualcosa, può essere un passo importante di progetti a lunga durata e soprattutto di sfruttare proprio al massimo il proprio sapere, la propria esperienza e conoscenza. Questa era la vostra carta, adesso andiamo a vedere quale sarà quella del mese di luglio. Ricordo che la trovate alla fine come schermata, diciamo finale, potete fare uno screenshot, tenerla con voi, meglio se avete un vostro mazzo così potete cogliere l'energia in questo momento del vostro arcano del mese di luglio, la giustizia. Un'energia molto molto particolare e anche direi molto intensa perché spesso comunque è associata al riequilibrio di alcune circostanze, ci parla di logica, di precisione, di chiarezza, di fare ordine, di tagliare il superfluo, di sistemare un qualcosa di importante, di utilizzare metodi già conosciuti, quindi di non azzardare sperimentazione, di non fare in realtà cose nuove. Possiamo accogliere ricompensa, possiamo cogliere qualcosa di importante, però abbiamo bisogno di seguire dei passi ben lucidi, ben chiari. Soprattutto io direi andrei a sottolineare il fatto di fare tanta attenzione per non incorrere in errori o sappiamo benissimo che le nostre azioni hanno delle conseguenze, quindi onde evitare tante cose che potrebbero essere fastidiose e negative successivamente, abbiamo adesso l'opportunità di muoverci in massima correttezza e chiarezza. La giustizia la mettiamo qui e adesso andiamo a vedere le energie a livello principale, quelle che vi possono aiutare a capire come andrà il vostro mese, ma soprattutto a gestire alcune cose. Con il Fante di Coppe all'inizio vuol dire che abbiamo l'opportunità di cogliere una circostanza positiva, una possibilità, un'ispirazione, una curiosità, anche qualcosa di creativo, a volte può essere una buona notizia, possiamo attivare una nuova fase appunto da queste circostanze. È anche legata alle relazioni, ai contatti, ai buoni propositi, quindi possiamo cogliere queste novità e sfruttarle in base alle varie circostanze. Poi abbiamo a metà del mese la forza, questa indica una nuova energia, soprattutto a livello di padronanza di sé, di coraggio, è vero può portare qualche conflitto, ma possiamo superarlo alla grande, ci parla di tenere in equilibrio l'istinto
e la ragione non vanno eliminati, ma non vanno neanche soffocati, e qui mi riferisco soprattutto all'istinto, ma va guidato, va incanalato nel verso giusto. Come dicevo, si può parlare di conflitto, di un po' di fatica, e quindi bisogna avere il coraggio, la determinazione e la resistenza di procedere, andare avanti in alcune cose, soprattutto se abbiamo delle difficoltà, soprattutto se alcune cose con la torre possono trovare una specie di rottura, una specie di fase abbastanza critica. La torre che cosa ci sta dicendo? Come vi dicevo, di fare attenzione sulle possibili conseguenze di qualcosa, di fare attenzione ai nostri comportamenti, ma di fare attenzione anche a chi abbiamo intorno e alle varie circostanze, di osservare, di cogliere solo quelle che in qualche modo si riferiscono a ciò che ci fa stare bene. Quindi se abbiamo dubbi e perplessità, meglio non andare a costruire su basi che non sono fondate o non sono abbastanza buone al momento. Ecco perché, diciamo, vi dicevo, sì, cogliere le opportunità va bene, però di fare tanta attenzione dove noi andiamo a costruire, dove noi mettiamo tutte le nostre energie, anche nelle persone di fiducia. La torre non è totalmente negativa, a volte può anche indicare un'illuminazione, un qualcosa che arriva come un imprevisto, ma che possiamo coglierlo perché potrebbe essere comunque positivo per noi. Dipende ovviamente dalle varie circostanze. E adesso vediamo insieme l'ambito amore. Ricordo coppia single, alcune cose però possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Quindi se state cercando queste, magari dovete adattare alcune cose che andrò a dire. Il 3 di denari, che ci parla di armonia, di collaborazione, è una prima fase dove si cerca il più possibile di seguire un certo tipo di idee, di progetti che avete in comune. Parla anche di costruzione e pianificazione, quindi vuol dire che c'è bisogno proprio di unire i propri sforzi, il proprio impegno e anche le proprie idee, forse per pianificare delle cose da realizzare successivamente, o anche per poter gestire al meglio delle difficoltà. Ovviamente, essendo una stesa generica, questo 9 di bastoni può indicare tantissime cose, magari che abbiamo bisogno di riposarci, forse ci sono ancora alcune cose che non siamo sicuri e dobbiamo fermarci a riflettere, dobbiamo proteggere i nostri confini, i nostri interessi. C'è qualcuno che vi sta chiedendo troppo? C'è magari un po' di troppe attenzioni, troppe responsabilità, troppe cose che vi appesantiscono, onde arrivare a quel limite, meglio fermarsi un attimino prima, in questo caso cercare magari di rigenerarvi o cercare soprattutto di mettere un po' di paletti senza esagerare. E questo vale sempre, diciamo, nelle relazioni, in tutti i tipi di relazione secondo me, sia sentimentale sia di amicizia e famiglia, quindi una fase di protezione e di far le cose giuste, in equilibrio, come ci dice la nostra giustizia. In chiusura il 4 di coppe indica comunque l'arrivo di possibili novità, anche se rappresenta un po' di noia e insoddisfazione. Forse se state aspettando l'evoluzione di alcune cose, allora diciamo non è detto che si possano realizzare, magari sapendo potete approfittare di un momento precedente
per non aspettare all'ultimo momento, soprattutto se state pianificando, se state progettando qualcosa. Quindi qui abbiamo già una specie di campanello d'allarme che vi sta dicendo mettetevi subito in moto, non risolvete alcune cose all'ultimo momento, diciamo pianificate per tempo, perché magari altrimenti potreste perdere delle occasioni che invece possono essere abbastanza positive per voi. Può riguardare sia idee, progetti da realizzare, ma può anche riguardare alcune dinamiche proprio all'interno della coppia stessa. Per i single, ecco, qui abbiamo proprio una ripetizione della forza. Partiamo con la regina di denari, poi troviamo anche il papa. Si tratta di un mese, prima di tutto, che vi vede in una fase di riequilibrio. Probabilmente avete o le idee abbastanza chiare su alcune cose, non volete perdere tempo, disperdere le vostre energie. Se state frequentando, conoscendo una persona, allora c'è cura e attenzione proprio per capire come può procedere, come può evolvere. Con la carta del Papa io direi che è molto interessante, perché siccome rappresenta la comunicazione, il confronto, la conciliazione e anche una possibile relazione che può essere importante per il prossimo futuro. Ovviamente, se c'è questa frequentazione in corso, potrebbe continuare un po' tra alti e bassi, si vede, però potrebbe comunque resistere nel tempo. Se non c'è nessuno, effettivamente queste possono parlare prima di tutto concentrazione su di voi, sulle vostre cose più importanti, sia lavoro, famiglia, eccetera, anche progetti strettamente personali. Ecco, quel Papa mi fa pensare che molto probabilmente potrebbe esserci una conoscenza o un'amicizia che magari potrebbe sfociare in qualcosa di più importante in avanti. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Queste cose non vanno mai in vacanza. Io spero che invece voi lo siate, e vediamo che cosa vogliono dirvi. Partiamo col matto. Ecco, questa in realtà può avere anche a fare proprio con una fase di pausa, di relax, di spensieratezza, e anche proprio l'essere in viaggio o valutare uno spostamento, un viaggio. È ovvio questo a livello pratico, altrimenti può riguardare tutte quelle situazioni dove abbiamo bisogno di ripulire, di fare un reset, di liberarci di vecchie cose. Forse è anche il momento di fare un po' di pulizia per favorire dei nuovi inizi. Troviamo l'8 di spade e il fante di spade. Direi che magari in alcune dinamiche dove avete già visto che non ci sono margini di miglioramento, o comunque al momento alcune cose non permettono di essere attenzionate o di essere risolte in un certo modo, o valutate di entrare in conflitto in questo periodo, forse non è il momento giusto. Ricordo che la giustizia può fare riferimento a tutte quelle problematiche legate ai conflitti, che siano per denaro, che siano per il lavoro, che sia per questioni burocratiche, legali, eccetera. Magari ci possono essere delle questioni in corso, che vanno o a concludersi o a nascere in questo momento. Spero che assolutamente non sia il vostro caso, però si può parlare proprio di o valutare se lasciare andare e non perdere ulteriore tempo, energie e soprattutto denaro. E infatti qui c'è la fase di valutazione. Io con questo fante di spade approfitterei per fermare un attimino alcune decisioni, e quindi usare circospezione, ascoltare, apprendere, pensare proprio attentamente un qualcosa, e valutare questo possibile cambiamento.
in quello che state vivendo. Può anche darsi che magari molti di voi stiano valutando l'ipotesi di cambiare lavoro, quindi se non si possono cambiare alcune dinamiche in quello che state vivendo, magari di cambiare atteggiamento, quindi lasciare andare alcune cose che sono conflittuali, perché magari tanto continueranno in un certo modo, e di procedere in avanti nel vostro percorso. Per chi è alla ricerca, l'asso di denari, il cavaliere di coppe e il 5 di coppe possono parlare di tanti buoni propositi anche a livello pratico, nel senso che l'asso indica una nuova opportunità, la manifestazione concreta di un qualcosa, o di un guadagno, o di una gioia, o di un ottenimento, può riguardare anche un possibile aumento, magari di valutare di fare delle richieste del genere, oppure valutare di attenzionare una possibile proposta, magari di prendervi il tempo, perché in questo periodo forse si deve programmare, si deve progettare, si deve aspettare poi il momento giusto di andare a concretizzare. Se si tratta di andare a cogliere un guadagno che può essere momentaneo, passeggero, stagionale in questo momento, allora magari sapete già di poterlo cogliere e si attua concretamente nella vostra vita. Può essere anche un qualcosa che salta fuori in questo momento come proposta, come idea, e che poi andrà a concretizzarsi successivamente. E adesso andiamo a vedere insieme la parte conclusiva della lettura con i segni zodiacali da attenzionare. Il nostro oracolo astrologico ci porta all'attenzione Mercurio, che si riferisce ai Gemelli e alla Vergine. Poi troviamo Venere, e Venere fa riferimento alla Bilancia e al Toro, e infine troviamo Saturno, che si riferisce all'Acquario e al Capricorno. Effettivamente abbiamo tanti segni. Ricordo che essendo un oracolo astrologico, soprattutto la parte dei pianeti ci porta all'attenzione un certo tipo di atteggiamenti, di sfruttare la nostra intelligenza, la nostra astuzia, di valutare attentamente le comunicazioni, sia quelle che andiamo noi a dire, a riferire, quindi nella nostra espressione, ma soprattutto quelle che arriveranno. Ci possono essere delle condivisioni delle conoscenze interessanti, stimolanti, anche delle persone che in concretezza possono aiutarvi, possono sostenervi, altre che insomma vi lasciano un po' perplessi, diciamo meglio appunto, come vi dicevo, valutare attentamente, che però siano comunque carte positive di possibili collaborazioni, di possibili rapporti che possono essere sia ispiranti sia costruttivi in tutti gli ambiti della vostra vita. Direi che può essere un buon momento. Io vi ringrazio per avermi seguita, si conclude la lettura. Ma non andate via, perché se avete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio. Ciao!